Siamo in partenza dal Trentino finalmente, dopo aver saltato il viaggio dell'anno scorso per un viaggio un po' più lungo questa volta. Dopo l'esperienza dei 30 giorni in camper nell'ex Jugoslavia dell'anno scorso, quest'anno 2 mesi in camper, passando dalla Francia, Spagna e poi non sapremo se andremo su per il Portogallo o addirittura giù verso le Canarie. Stiamo a vedere cosa succede, improvvisiamo giorno per giorno e andiamo a disintossicarci da tutto questo anno di 2021 di follie sanitarie varie. E niente, qua c'è la Vale. Ciao, oggi è il 2 gennaio 2022 e si parte. Dunque siamo partiti stamattina dal Trentino verso le ore 10:30. Adesso siamo in Liguria, abbiamo dovuto fare una deviazione qua in Liguria perché Fabrizio, molto preciso, aveva dimenticato la carta d'identità. Ecco, qua alla casa al mare, e quindi siamo dovuti venire qua in Liguria a prendere la carta d'identità. Dopo averla cercata dappertutto ho scoperto che era qua. Comunque poco conta, perché in realtà dobbiamo andare in Francia, quindi passeremo da Ventimiglia e quindi siamo, diciamo, abbastanza vicino, non abbiamo dirottato di molto. Ne abbiamo approfittato anche per salutare i suoi genitori e adesso partiamo qua da Varazze, destinazione Ventimiglia. Ci fermeremo a dormire in qualche autogrill qua in Italia e poi domani si passa in Francia. Qua paghi quella italiana. Dove si va? Dritto? Domenica 2 gennaio 2022, siamo partiti stamattina e ci siamo poi avventurati oltre confine in Francia, sperando di trovare posto per il camper a Nizza. Arrivati a Nizza l'abbiamo girata tutta praticamente per 1 ora e un quarto senza trovare un posto che fosse uno per il camper. L'unica area sosta che era segnalata su un sito era occupata dalle giostre, per cui siamo dovuti dopo 1 ora e mezza girare, venire via e uscire e andare verso Cannes in autostrada per dirigerci appunto sulla Costa Azzurra in direzione Spagna. Adesso siamo fermi in un autogrill, sono quasi mezzanotte, abbiamo mangiato da poco, anche tardi, e domani mattina vedremo. Purtroppo Nizza l'abbiamo vista dal camper, sembrava molto bella, però ospitalità per il camper, anche no, bocciata. Usciti dall'autostrada Ventimiglia ci si praticamente immette direttamente sull'autostrada francese, quindi si paga l'uscita dell'autostrada italiana e poi si entra pagando con i soldi o la carta di credito quella francese, e a un certo punto l'autostrada prosegue abbastanza in discesa ed è la prima volta che vedo questo cartello, in realtà molto utile, dove c'era scritto usare il freno a motore. Che cos'è il freno a motore? Molti sicuramente non lo sapranno. Per non utilizzare il freno su una discesa lunghissima si usa il freno a motore, cioè si scala in modo tale da tenere i giri bassi e invece magari di andare in quarta o in quinta andare in terza o in quarta, appunto, quindi con le marce ridotte, in modo tale da frenare la discesa del mezzo. Allora, eravamo già a letto io e Vale, soprattutto io, tra l'altro inizio a aver mal di gola e c'ho anche un problema all'inguine. Cotti, sono mezzanotte, mi stavo per addormentare, ha bussato forte qualcuno da fuori, vedevo i lampeggianti azzurri, polizia, gendarmerie. Ho aperto, ho detto Dio, adesso chissà cosa succede, invece gentilissimi ci hanno detto ragazzi potete star qua a dormire, ma lo diciamo per voi, qua è pericoloso. Comunque ci hanno detto uscite alla seconda, ci ha spiegato la strada dove c'è proprio la nostra caserma della gendarmerie, di fianco c'è un posto gratuito dove dormire, venite lì. E quindi insomma li ringraziamo, li ho ringraziati e adesso andiamo lì. Inizia a diventare infinita sta giornata, via. Bene,
Allora, buongiorno, è il 3 gennaio, sono le 10 circa. Alla fine abbiamo dormito qua. Gendarmerie, questa qua è la gendarmerie francese. Ci hanno detto di dormire qua, proprio ci sono 3 posti dove, come dice quel cartello, si può stare solo per 12 ore. Quindi noi adesso ce ne andiamo via. Eccoci qua. Quindi segnaliamo in caso questo posto per venire a dormire sicuri, perché là appunto i poliziotti ci hanno detto che si rischia. Dormire negli autogrill in Francia non è consigliabile perché, come ci ha detto la gendarmeria, ma è già successo al mio caro amico Roberto 2 anni fa, infilano dei tubi di gas dentro il camper, ti addormentano, poi ti aprono il camper e ti svegli il giorno dopo svaligiato con un gran mal di testa, quindi lo sconsigliamo. Adesso io non ho un buon rapporto purtroppo con la Francia, quindi cercheremo di passarla velocemente per andare in Spagna, dove tra l'altro ci sono meno restrizioni in questo momento e quindi si è un po' più tranquilli. Ecco, ho trovato parcheggio del porto a Saint-Tropez. Wow, vista mare. Adesso andremo a fare un giretto a vedere com'è Saint-Tropez. Allora, siamo al 3 di gennaio e qua la gente sta facendo il bagno. Passate, prego, prego. Ciao. Bene, oggi ci siamo svegliati, abbiamo raggiunto Saint-Tropez e che qualcuno ce la mandi buona per quest'anno qua, che non si prospetta per niente bello. Però adesso godiamoci il viaggio e che sarà. Ciao ragazzi. Ciao. Ecco qua che controllano il Green Pass agli avventori del locale. E ovviamente anche qui Green Pass in Francia. Siamo arrivati a Saint-Tropez e speriamo di raggiungere la Spagna presto, dove non ci sono queste restrizioni. Ecco, un appunto che qua non si chiama Green Pass ma si chiama Pass Sanitaire. Qua passiamo nel passaggio della pescheria, dei bei banchi di granito, veramente bella. Peccato non vedere il mercato del pesce, io sono impatito. Sì, vedi? Molto bello, caratteristico. Ouverture dalle 7 all'1. Aperto dalle 7 all'1. Saint-Tropez colpisce per le stradine e i vicoletti molto puliti, queste case basse con i infissi colorati, soprattutto di azzurro e di blu, la pavimentazione delle strade sono dei lastricati ben tenuti, sicuramente gradevole.
questo momento è praticamente l'ora di pranzo, non c'è in giro nessuno, e diceva Valentina proprio che profuma. Sì, senti proprio dei profumi, di fiori, di incenso addirittura. Rilassante. Molto rilassante. Quello te la fa vedere il sedere. Il maschio che si pavoneggia. Ecco, mi ricorda qualcuno. Fabrizio. Sentite, questo rumore lo fa lui, sono le sue piume, le sue penne che fa vibrare per corteggiare la femmina. Veramente spettacolare. Beh, sicuramente vedere questi pavoni qua lasciati liberi, cioè in realtà potrebbero scappare, stanno qua, è la loro casa. Uno è andato. Ci ha veramente colpito, e soprattutto la bellezza incredibile della natura. Li avevamo già visti i pavoni, ma ogni volta rivederlo è qualcosa di incredibile. Ti fa veramente pensare a come l'architetto supremo abbia pensato a cose incredibili. Arrivati in campeggio Chantecler. Chi pulisce più di Chantecler? Scendi tu a fare il check-in. Sì, mi devi dare. Devo darti la carta d'identità. Sì. Senza elettricità, quindi se mi chiede. Sì, senza elettricità. Una notte. Non lo so, o una o due. No, vabbè, vediamo una e poi vediamo. Allora, so che non si capisce molto bene, ma praticamente tra le vicissitudini abbiamo scelto l'unica area del campeggio che non ha il cavo vicino dell'elettricità, e quindi ormai eravamo qui, avevamo già messo tutto sul fuoco per la cena, e quindi Fabri è là, è quel lumino là in fondo che sta cercando. C'è elettricità? Detta che guardiamo, sì, di attivare l'elettricità di fronte alla strada di fronte. Grazie, merci. Vabbè, ce l'abbiamo fatta. L'elettricità c'è in mezzo alla strada, il nostro cavo. C'è la presa francese, tra l'altro. Pure presa francese, quindi ricordarsi sempre di avere tutti i tipi di prese per tutti i posti in cui si va. Sì. Bene, altra avventura. Mi raccomando, è la presa francese, 4 gennaio 2022, oggi siamo appunto arrivati ieri sera in campeggio e oggi abbiamo preferito riposare tutto il giorno perché siamo un po' stanchi, un po' cotti dal viaggio, e quindi abbiamo letto un po', fatto qualche partita a carte e Fatto la spesa anche. fatto la spesa, sì. Caricato tutto, almeno siamo a posto. Ecco, domani forse dovremo finire delle cose al computer, del lavoro arretrato, sempre qua in camper, tanto ci riposiamo, abbiamo tempo. Vediamo domani, oggi niente da segnalare, tutto calmo. Sì, siamo al camping Chantecler, e poi metterò qua le indicazioni di dov'è tutto, e comunque Carino. va bene, carino. L'unica cosa, 5 euro costa, quant'è che costa la piazzola? 23 euro la piazzola, più 5 euro al giorno chi la vuole l'elettricità. Sì, un po' caro. Il supermercatino è qua vicino? Sì, tutto comodo, c'è farmacia, supermercato e tabaccaio, quindi tutto 300 metri, 300-400 metri, quindi per questo è comodo. Beh, la piazzola Discreta. discreta, vista piante secche. A domani. Ciao! Allora stiamo andando al centro di... come si chiama il paese? Aix-en-Provence. Aix-en-Provence, a visitarlo. Abbiamo fatto 2 giorni in campeggio con delle problematiche tecniche da risolvere. Oggi si riparte per fortuna nel viaggio. Stiamo andando dal campeggio Chantecler con un taxi verso il centro per una visita veloce, poi ripartiremo già nel pomeriggio. In direzione? Nims. Io i paesi non me li ricordo mai, comunque è così. Ecco, siamo riusciti a prendere, senza far vedere il locale, per rispetto e non creare problemi, siamo riusciti a bere un caffè fuori all'aperto, al freddo, e senza
il passaporto sanitario, così come lo chiamano, giusto? Passeport sanitaire, mi Oui. sembra. Cosa quasi impossibile qui in Francia, perché te lo chiedono già da agosto del 2021 ovunque, anche fuori all'aperto. E quindi basta un po' guardarsi in giro e cercare di capire, e si riesce a bere un caffè da soli fuori senza contaminare nessuno, senza avere assembramenti. Siamo solo io e Valentina fuori, quindi diciamo che i motivi sanitari ci sono, bisogna stare attenti, ma anche col buon senso, no? Cosa che manca sicuramente alla maggior parte dei governi europei. Vabbè, ed è anche molto buono questo caffè. Allora, appena scesi da taxi a Aix-en-Provence, centro, impressionante la quantità di gendarmerie che c'è in giro. Impressionante, vi dico. Cioè, ci sono gruppi di poliziotti ovunque, in ogni angolo. Adesso non riesco a riprenderli tutti quelli che ho visto, ma c'è una pattuglia là, guardate, ci sono quattro ce ne sono là. Dietro là? C'è una pattuglia qua dietro con altri 4 lì all'angolo. Impressionante. Questa è una scuola nel centro proprio, essendo una città universitaria e studentesca. Prendiamo questa? Che dici? Però questa forse è di... Ah, no? Ma no, guarda sta roba qua, quanto sono belle. Cosa prendi? Prenderò una bagaglia che se prenderai tutte. Pure il formaggio vale? Sì, non può mancare. Madonna, anche la raclette, ma che roba. Luciana, questo video lo dedico a te. Croissant. Il vero motivo per cui venire in Francia è questo. Che ha fatto, hai visto? Ecco, la Vale, tanto per cambiare, ha perso qualcosa appena arrivata. Oh, Cosa hai perso? il guanto che mi ha regalato mia mamma. È Ecco. rimasto uno. Vabbè, niente, abbiamo cercati un po' in giro senza trovarli. Ma è l'unico paio che hai? No. Vabbè. Buongiorno a tutti. Allora, questa mattina ci siamo alzati e fatto le sistemazioni di routine del camper prima della partenza, quindi scarico dell'acqua, carico dell'acqua. 8 gennaio, partenza da Aix-Provence, destinazione Nims.
Nimes, quindi rimarremo ancora in Francia e stasera dovremmo arrivare a Carcassonne al confine con la Spagna. Comunque ieri abbiamo visitato Aix-Provence, si chiama Aix-en-Provence. Aix-en-Provence, io sbaglio Però tutti i nomi, sappiatelo, fa niente. Molto bella, e quindi proseguiamo il nostro viaggio. Vous avez inséré 2 euro. Merci. Bene, autogrill in Francia è tutto automatizzato, quindi non ci sono più le persone, ma sono tutte macchinette. Adesso assaggiamo il caffè, che è Lavazza, comunque italiano. Ecco, segnaliamo che qua in Francia le autostrade sono particolarmente care, quindi se non avete fretta è meglio evitarle, anche se devo dire sono ben tenute, poco trafficate e anche piacevoli da percorrere. Siamo a Nimes, una città del distretto del Gard, antico insediamento romano, e come possiamo vedere alle nostre spalle c'è la famosa arena di Nimes, che un tempo veniva usata per gli spettacoli dei gladiatori, ancora tutt'oggi visibile e aperta anche per spettacoli, anche per la corrida. Questa è la Maison Carré, che è un tempio romano di forma esagonale. Ha avuto molteplici funzioni, tra cui anche di santuario, e oggi è diventata una sala cinema che trasmette praticamente ogni giorno, ciclo continuo, un film sulla nascita di Nimes. Questa è la torre dell'orologio con 31 metri di altezza e si trova proprio nella parte del centro storico della città. Jardin de la Fontaine, uno dei parchi definiti più belli d'Europa. All'interno si trova un tempio dedicato a Diana e una torre gallo-romana, tutte e due ancora benissimo conservati. Questa è la via dove abbiamo parcheggiato il camper, lo consigliamo, molto comodo, vicino al centro di Nîmes, per andare a visitare poi appunto la cittadina, e a pagamento 50 centesimi fino addirittura domani mattina. Siamo a gennaio, ovviamente poca affluenza turistica. A Carcassonne al campeggio, sì, che è più un parcheggio che un campeggio, ma è l'unico aperto, è abbastanza centrale. Buongiorno ragazzi, è domenica 9 gennaio, ieri sera siamo arrivati a Carcassonne, ma stamattina ci siamo svegliati con un gran diluvio, quindi inutile star lì per girare bagnati e non poter entrare neanche nei locali, e quindi non avendo ovviamente l'infame marchio verde, e quindi abbiamo deciso di proseguire e andare direttamente in Spagna. Oggi la domenica la passeremo così, in viaggio, diluvia e tanta umidità, vale? Ciao. Purtroppo la nostra vacanza un po' stenta a partire, fa niente, andiamo avanti. Abbiamo appena superato il confine Francia-Spagna, siamo ufficialmente in Spagna, destinazione Figueira.